Fermata al mondo voglio scendere. Mi viene mai questa battuta di Mafalda in gola che magari volete urlare in certi momenti di pieno stress della vita? Beh, a me spesso, nel senso che a volte siamo talmente pieni di cose da fare, appuntamenti, emergenze, cose così frenetiche di questa vita che ci sentiamo assolutamente sopraffatti da tutta questa frenesia e quindi ci viene veramente voglia di dire alt, fermati un attimo, fammi respirare. Questo è assolutamente umano ed è invece una condizione a cui noi siamo sottoposti in questa nostra società sempre più dell'apparire che non dell'essere. Siamo sempre quelli che devono essere sul pezzo, pronti, devono fare una lunga lista di to-do, di cose da fare, figli, scuola, lavoro, e alla sera, scarichi di energia, non ci si rende neanche conto in realtà di aver vissuto, perché comunque molto spesso è più un lasciarsi vivere, no? Prese da tutta questa situazione. E questa è la nostra società, quindi da una parte c'è questa rincorsa al fare, al dover essere presenti ovunque, dovunque, e dall'altra però c'è anche un bombardamento, ad esempio, di soddisfare dei bisogni umani attraverso delle cose, no? Quindi dobbiamo comprare, dobbiamo avere questo strumento, dobbiamo avere questo nuovo prodotto che è uscito, che in realtà però lo shopping sfrenato ovviamente sì, può essere molto bello e soddisfacente, ma non realizza assolutamente i nostri bisogni. Quindi tranquilli, si può sistemare tutto. C'è come dire, un ritorno in questo periodo al minimalismo, cosiddetto minimalismo, che non è assolutamente il non avere cose e vivere in una caverna, assolutamente no. Però sicuramente ripristinare alcune condizioni, un certo equilibrio con noi stessi, che un po' è andato scarseggiando appunto in questa nostra società molto veloce, no? E il tempo passa e noi ci perdiamo pezzi di vita, quindi l'idea di un ritorno al minimalismo è una, come dire, una consapevolezza di chi siamo noi, cosa vogliamo nella vita e riprendiamoci del tempo. Quindi assolutamente anche da un punto di vista materiale, renderci conto che probabilmente non abbiamo bisogno di tutto quello che abbiamo o di comprare ogni giorno qualcosa perché ce lo dice la televisione, perché dobbiamo soddisfare appunto questi bisogni che noi sentiamo, che abbiamo e che non sono ovviamente soddisfatti. E il primo passo da fare per così un attimino ritrovare questo equilibrio è quello di lavorare su noi stessi. Partiamo da noi stessi, quindi fermiamoci un attimo a definire noi stessi, chi siamo, cosa vogliamo dalla vita, siamo realizzati in quello che stiamo facendo. Un ritorno al minimalismo può anche essere un discorso di scelta delle relazioni. Non si può essere amici di tutti, le relazioni si scelgono. È la cosiddetta parabola di tagliare i rami secchi, no? Quindi non bisogna rincorrere le persone, assolutamente, e occorre fare spazio anche mentale. Avete presente quando abbiamo bisogno di ridefinire una situazione, facciamo ordine sulla scrivania. L'ordine esterno porta a ordine anche interno, quindi questo potrebbe essere già un primo passo, riordinare la nostra scrivania e così riordinare anche lo spazio mentale. Assolutamente, siamo pieni di cose e tutto non ci sa e tutto non può essere elaborato. Una cosa alla volta,
ridefiniamo quello che sono i nostri veri interessi, le cose veramente da fare, quelle importanti, non quelle urgenti e non quelle perché non riusciamo a dire di no, ad esempio. Insomma, partiamo da noi, cerchiamo di capire chi siamo noi e cosa vogliamo dalla vita. Viviamo il nostro tempo, che è la risorsa più importante che noi abbiamo e che non torna. Tutto il resto invece, le cose materiali, i soldi, è tutto lì, insomma, no? Invece il tempo passa e assolutamente non torna, almeno in questa vita, poi se ce ne sarà un'altra. Ridefiniamo noi stessi, riprendiamo da lì, fermiamoci un attimo e elaboriamo un po' questa valutazione su chi siamo e cosa vogliamo nella vita.